Ovviamente quando è arrivata la macchina tutta lucida, bellissima, curata, il carrozziere ha fatto veramente un gran lavoro. Mi ha scaricato la parte meccanica, ancora c'erano, non ti dico i nidi del pollaio, ma quasi. Ci ho provato a dare una sgrassata qua, ma cadevano proprio i pezzi. Immagino che ci hai trovato qua sotto. Anzi dai, Ah, no. non fa manco tanto schifo. Tutte queste cose che stanno, in questo caso mai, o lo fanno in Teflon. Sì. Se vorremmo fare una cosetta un po' più... Fatta bene. Però dai, non è malvagissimo. No, la macchina pure come te l'hai, è presa qualche bottarella di montagna qua. Sì, questo ci andava sicuro in campagna. Ma Ci andava a caccia secondo me. però a livello di marcio non ci sta niente. No, infatti. Questo lui ci andava a caccia sicuro. Quindi un po' di campagna se l'è fatta sta macchina, si vede. Queste poi erano le differenze tra l'Alfetta e le Giulietta, I no? rinforzi qua. Proprio i rinforzi rudimentali, vedi, questo è un rinforzo. Sì, sì, proprio attaccato. Esatto. Considera che questa è una macchina che quando è nata era un progetto all'avanguardia, perché non guardiamo la 75, guardiamo quando è nata nel 72-73 con l'Alfetta. Ponte di Dion, tutto il sistema che c'aveva, insomma, non era male. Era abbastanza rigido a livello torsionale, perché se tu vedi, queste qua in Francia hanno vinto il campionato francese, l'UB ha fatto dei tempi di rilievo queste macchine qua. Ha corso sia col turbo che con la Duispark e col V6, delle belle prestazioni. Ancora oggi in Germania, se tu vedi quello che provarono con i V6 24 valvole, fanno paura. Ovviamente le gabbie moderne, insomma, tutto quello che si fa. Però la base. Però come base significa che funzionava, anche se era... Poi l'evoluzione vera su sto telaio è stata fatta con la S30. Avevano cambiato tutto il sistema qua davanti, senza barre di torsione, con le molle, era tutta un'altra storia. Quella per me è l'Alfa moderna che si guida meglio di tutto. Quella, per chi l'ha guidata, si rende conto che la potenza che stava in quella macchina era... Molto meno. Esatto. Allora ci deve andare al 3002 pronto, il 324. Per me, di quelle che ho guidato, delle moderne è la migliore. Da guidare, poi non si direbbe perché ti sembra una macchina da museo. Invece... Sembra strano, ma anche avendo il cambio questo qua che dicono che tutti che è rognoso, eccetera, eccetera, su quella era proprio stato risolto il problema alla grande. Va bene. Allora, io ti ho portato i sedili, Sì. lo scarico, mancano solo i collettori, l'ha fatto Super Sprint, i sedili Sabelt, io ho visto che sono arrivati quelli posteriori che sono bellissimi, che ce l'ha fatti Pozzani, e ho le cinture e le guide, e per oggi ti ho portato questo. Gli ammortizzatori ancora non li vedo, tu ce l'hai, te l'hanno mandati? Mo guardiamo, Massimo metteva tutto sotto controllo. Ti faccio vedere queste cose. Ah, poi ti è arrivato il cambio del Twispark, giusto? Sì. Quello non so com'è. Mo poi lo apriamo e vediamo. Lo sai che perché è bello? Perché non è pacchiano, che è semplice, fatto bene. Esatto. Ma il sedile di dietro è stato fatto sempre con lo stesso colore? Gli ho mandato la stessa pelle al Pozzani e l'hanno fatti uguali. Ottimo. Allora, queste sono delle guide commerciali. Sono universali, no? Sì. Che dobbiamo adattare. A volte bisogna fare delle staff che prendano tutti e due, perché se no non si centrano, e farci dei distanziali, ma quello poi casomai. I sedili davanti li mettiamo con te presente che poi la devi guidare, e dato che la posizione. è un sedile abbastanza anatomico e c'è la seduta bassa, può darsi che dobbiamo fare pure una strutturina e rialzarlo un po', quindi è una cosa un po' personale pure a livello di assetto. Quelle sono le cinture, le ho prese rosse, garanzia, con le classiche. Sì, vanno bene. Diciamo, questi già sono gli stessi passi, gli stessi filetti dell'attacco della cintura originale. Molte delle volte proprio avvitiamo direttamente sugli stessi attacchi, perché tanto i due li prendi di qua. Io direi almeno a sedile 2 mette proprio a bretella, e dobbiamo fare un altro ancoraggio centrale dalla parte di dietro. E poi ti ho fatto fare lo scarico della Super Sprint. Adesso mancano i collettori, ma tu mi hai chiesto di non farlo troppo grosso. Per avere un po' di contropressione. No, essendo un motore quasi di serie, diciamo, un gruppo N, non esageriamo. Vabbè, l'hanno fatto più o meno come l'originale. Ah, va bene, allora. Ok. Vabbè, la misura l'hanno fatta più o meno originale. Possiamo aprire questo? Sì. Allora, se fai un motore ad alte prestazioni c'è bisogno di aumentare pure lo scarico, ma aumentare lo scarico e mantenere un motore quasi di serie, non facciamo una sorta di preparazione tipo gruppo N con qualcosina in più che in gruppo N non si poteva fare, e quindi va bene. Anche perché secondo me
Sarebbe proprio interessante in futuro farci una fish e farla correre in gruppo N. Non si sa mai, Perché non si sa mai. sarebbe proprio l'ubicazione giusta. È vero. Anche perché non è che stiamo stravolgendo le cose, nel senso l'assetto è fatto sul sistema originale, quindi come conforme pure per la FIA. Infatti si potrebbe. Un domani. Un indomani. Vabbè, la Super Sprint è classica. Non si sbaglia. Poi come lavorazioni, a livello di materiale e lavorazione, sappiamo che questo è solo a livello estetico il cannone famoso, però all'interno l'hanno mantenuto col diametro giusto. Anche l'omologazione. Sì, no, Super Sprint, perché questo qua, allora, questo è in sostituzione allo scarico di serie e loro fornivano l'omologazione. Quindi per una volta non cerchiamo di non fare le cose fuori legge. È raro, Così vediamo un attimo come si posiziona. Secondo me, allora l'attacco originale è questo. Se lo appuntiamo un attimo, secondo me vediamo pure l'uscita. Vabbè, è molto accattivante. Un bel cannoncino, sì. Come lo vedi? C'ha la grinda. Sì. Per quanto riguarda lo scarico, Davide ovviamente, come tutti i ragazzi, voleva esagerare. Però io l'ho convinto, l'Alfa Romeo, a mio avviso, il rumore si deve sentire da davanti, il suono deve venire da davanti, non di dietro. E così Davide ha contattato la Super Sprint e abbiamo deciso di fare uno scarico abbastanza civile, quindi è quello che poi vi presenteremo nella documentazione. Questo è un 700 stradale che abbiamo fatto noi, BL in acciaio ad H rovesciata, albero motore del bis alleggerito, lucidato e bilanciato. La lucidatura, tutta la lavorazione l'abbiamo fatta noi, la modifica ai passaggi dell'olio, l'equilibratura ovviamente la devi far fare da Dani e Giannini perché sono gli unici di cui mi fido. Considera che per essendo un 700 stradale abbiamo un carburatore da 48 e i getti da 160 ancora sono piccoli, solo che stiamo ancora a fare un po' di rodaggio, sarà una 500 da 5 km al litro. Vabbè, faccela sentire. Dici tutte queste cose. Da quando stava fermo, vediamo un po' un attimo. Essendo un 48 prettamente da gara, quindi non ha l'arricchitore dell'aria, vedi, è proprio tappato dietro. Sì. Massimo, vai che mo parte. Facciamo un po' la batteria vecchia. Senti la distribuzione come sento qua. Senti. Allora, la lavorazione delle BL del motore duo sarebbero queste, cioè alleggeriamo senza rischiare l'affidabilità della biella stessa. Come materiale la biella dell'Alfa Romeo è una biella in acciaio, già di serie, quindi molti che comprano le BL famose ad H rovesciata, questo è titanio, tra l'altro comunque il sistema è sempre lo stesso. Considera che noi queste BL in gruppo 2 abbiamo tirato 186 cavalli sul motore bialbero, si può arrivare pure a 190 senza problemi. L'unica cosa che danno problemi sono i bulloni di biella. Allora prendiamo degli ARP 2000 e li mettiamo direttamente qua sotto. Questa è la prima lavorazione che viene fatta, poi io me le rifinisco a man mano fino a che diventano così. Ovviamente il peso viene tolto per farle diventare tutte uguali, quindi si prende la più leggera e si lavorano tutte quante uguali a quella e poi la bilanciamo con la bilancetta e devono pesare tutte le teste e tutti i piedi, diciamo, allo stesso modo, perché molti sbagliano dicendo che la biella la pesano e devono pesare tutte uguali. No, è una questione di allora, questa è la parte che ruota sull'albero motore. Se ci stanno, tu equilibri l'albero motore e poi qua c'hai 10 grammi di più o 10 grammi in meno
di differenza su una biella è inutile che equilibra il motore, perché quella che lavora qua sopra, tutta la massa alterna deve essere equilibrata. Facciamo ancora il vecchio sistema e che funziona e ci abbiamo i risultati, quindi comunque si alleggerisce abbastanza, perché considera che siamo partiti da circa 657 grammi e già con la prima lavorazione stiamo a 606. Che altro gli facciamo a questo motore? Allora, il motore facciamo l'equilibratura dell'albero, ovviamente gli tolgo un 5% sulle masse alterne di peso, poi usiamo i pistoni che sono quelli che sono arrivati, che adesso vedremo, che sono dei pistoni di serie e hanno un rapporto di compressione usando tutto standard di 9,5 come forniva l'Alfa Romeo. Noi lavorando un po' la testa, poi faccio un lavoro, vediamo di dissassare la boccola pure alla biella, cerchiamo di guadagnare qualcosa e vorrei attestarmi intorno ai 10,2, 10,3 di rapporto di compressione. Lavorazione dei condotti, delle sedie valvole, delle guide, bilanciamo anche i pistoni, perché i pistoni di serie non pesano tutti uguali, e poi si fa l'alleggerimento del volano, perché la 75 c'hanno due volani, uno dove lavora la frizione e uno davanti al motore, che diciamo se fai un motore esasperato quello si potrebbe fare il più leggero possibile, però in questo caso dobbiamo fare una macchina stradale, è godibile, si deve sentire che ci sono state messe le mani, quindi l'erogazione è molto più rapida e brillante e vedrai che uscirà fuori un bel lavoro. Poi ovviamente aggiusteremo i carburatori, i tarati giusti. Gli ASSACAM non vengono montati a segno fase originale, ma li montiamo con un nostro sistema anticipando l'aspirazione e ritardando lo scarico di tot gradi. Diciamo che dai 5.800 giri di serie che tira questo motore, poi è tutto di più, tutto morto, dovremmo avere un utilizzo fino a 6.500 giri senza sostituire le gamme. Questo è l'obiettivo che mi sono prefissato su questo motore. Quindi ci avremo un incremento da 17 a 20 cavalli. Ci avrai una macchina che non sussulta, non ingolfa nel traffico, una macchina divertente da guidare. Che va su veloce. Sì. Poi con i rapporti che ha, io sono del parere di usare questo cambio, trapiantando l'autobloccante della 75 Twispark qui, ma non è finita là perché già mi sono procurato delle cose, dato che so come ti piace guidare la macchina e come piace a noi guidare una trazione posteriore, se no avremmo preso la Panda. Queste sono delle frizioni rinforzate che vanno dentro l'autobloccante. Oltre alle frizioni, gli faccio un'altra modifica e arriviamo dal 25% delle originali intorno al 45%. Quindi, insomma, cerchiamo di fare una cosa seria, bella come l'ho fatta. Allora, il cambio io te l'ho fatto mandare giù, quello del Twispark. Quindi, se mi dici così mi tranquillizzi ancora di più perché non so come stava. Voglio fare questo. Questa è una macchina che comunque era vissuta, però se uno se la guarda in tutte le cose non era stata proprio massacrata, no? Perché se no sarebbe ovviamente stata abbandonata negli ultimi anni. Noi questo comunque lo apriamo, controlliamo i classici sincronizzatori della seconda e della terza, quelli che di solito danno problemi. Utilizzeremo questa coppia conica e con l'autobloccante messo qua dentro. Perché voglio lasciare lo stesso sistema originale della 2000. Poi la rapportatura di questo cambio è molto bello, del 2000 carburatori. Questo è particolarissimo. No, questa è una bella macchina. Bella macchina è una vera alfa a tutti gli effetti, perché carburatori abbinato a un bel 2000, vedrai che uscirà fuori un bel lavoro. Sono sicuro. Questo è il classico cambio derivato dall'alfetta. I rapporti sulla 75 erano stati migliorati e avevano usato gli stessi rapporti che si usava sull'alfetta GTV6, perché di tutte le alfette la GTV6 aveva un cambio migliore. Tanto è vero che pochi lo sanno, sulle Turbo Delta da corsa veniva usato il cambio dell'alfetta GTV6, ovvero
era stato studiato come rapportatura per la Turbo Delta e poi l'hanno trasferita sulla GTV6. Ovviamente poi il rapporto di velocità finale la facevano con la coppia conica. Sì. Oltre ad avere gli ingranaggi che sono poi più robusti, ma c'aveva una prima lunga e tutto il resto delle marce una dietro l'altra, quindi allungando la prima che hanno fatto, hanno spostato tutte le velocità avvicinandola alla quinta, quindi c'hai un cambio che è stupendo da usare. Ti ritroverai una macchina bella divertente che c'è sempre il motore in coppia, metti le marce una dietro l'altra, insomma, ecco. Pur avendo una coppia conica tranquillamente da 200 all'ora. Certo. Mentre per quanto riguarda la testa, la parte che sporge nel condotto è una parte tutta cilindrica. Noi le lavoriamo, prima di montarle e metterle nel condotto, le lavoriamo a cono, quindi ci sarà meno ostruzione e quindi si guadagna pure a livello di flussi. Le valvole usiamo quelle di serie che abbiamo già visto, allarghiamo la sede di 1 mm, è come se avessimo maggiorato le valvole di 1 mm. Siccome che l'Alfa Romeo di serie monta una sede conica inclinata di 30 gradi, quindi diventa quasi una parte piana. I depositi carboniosi si vanno a depositare questa banda dove fa la battuta la valvola e tendono a perdere. Diminuendo la battuta si deposita meno depositi carboniosi e più aumentiamo. Quindi facciamo due cose in uno. Il bialbero Alfa Romeo c'ha un difetto, che se lo stressi a un numero di giri superiore ai 6.500 tendono a fondere le bronzine, perché avendo la pompa dell'olio qua davanti, tutto il flusso che arriva qua dietro, queste qua dietro sono quelle che soffrono di più. Il circuito di lubrificazione su questi motori, su tutti i bialbero, nasce con il primo, il terzo e il quinto supporto lubrificati. Questi due non hanno il passaggio, quindi l'olio entra da qui e va sul collo ed è fatto questo giro. Noi modifichiamo il monoblocco e facciamo il passaggio dell'olio anche nei due dove manca. Poi nella 75 avevano già fatto una modifica pure l'Alfa Romeo. Nella bronzina ci sta un rigo riporta olio al centro, mentre le altre una volta erano tutte lisce. Quindi già con quella miglioria loro avevano migliorato. Noi che andiamo a incrementare il regime di rotazione facciamo anche quest'altra modifica, poi ovviamente verrà ritarata la valvola di sovrappressione e quant'altro. E altri trucchetti che non ti posso spiegare. Non me li puoi dire, è giusto. Ci hai mai detto troppo. Quindi insomma, un po' là, un po' qua, e quanto all'ultimo usciranno i cavallucci. I cavallucci. Davide si è affidato a delle persone leader che abbiamo in Italia per quanto riguarda la ricerca e la commercializzazione di ricambi introvabili, e chi più insomma conosce il mondo Alfa Romeo, sia l'Afra che Arica, che hanno partecipato a questo progetto, ci hanno inviato del materiale rigorosamente originale, tante cineserie che vanno in giro, in questo modo le abbiamo evitate. Sì. Ah, questo c'ha già questi montati, l'altro mi sa di no. Vabbè, una parte è meglio. È omologato per correre anche, tra l'altro. È solo ripellato. Molto bella la porchetta. Sì, però io l'ho visti sempre a 5. Ma da questi da chi l'hai presi? Da Maxilet, loro sono svizzeri. Ancora escono le cartucce calibro 12. Quella ci faccio un portachiavi con quella poi. Ha un volantino più serio, lo troviamo? Sì. Fallo entrare prima da qua dietro. Ok. Considera che poi ci avrai un diametro 38 del volante, quindi lo spazio lo guadagni. Ma chiudi un attimo. Ok. No, non tocca perché il vetro passa. Sto tirato, Il vetro sì, però. Ecco. Guarda, mo mi ci metto giusto. È così. No, ma è giusto. La guida è così. Guarda, il vetro è questa la linea. Così sto sulla guida. Passa perfetto, proprio bene. Ma devo uscire da qua. Però ci stanno, Bene. Stanno alla grandissima. Bene, sono veramente belli. Mettici le cinture rosse poi. Appoggiamocele, dai. Appoggio, sì. Vabbè, tanto per appoggiarci, dai. Eh sì, così vediamo come
Sembra, cioè, l'abbinamento è veramente spettacolare. Per quanto riguarda l'assetto, non stiamo facendo nulla di esasperato, però ci affidiamo a 4 ammortizzatori CONI che sono abbastanza frenati in estensione, quindi il classico beccheggio e dondolio delle Alfa 75 verrà regolato in questo sistema. Quindi sostituzione dei dischi, delle pastiglie che sono più performanti con della mescola adatta al nostro impiego, monteremo dei tubi freno aeronautici e miglioreremo tutte quelle altre cosette che stanno intorno. L'abbiamo messo al massimo. Adesso andremo avanti e vediamo se siamo fortunati. Io sono 2, me ne sono ritrovati 2, uno è vostro, uno è vostro, di uno dei 2.